Paragono sempre Corradino d'Ascanio all'ingegnere rinascimentale, cioè la persona dotata di grande cultura che ha il piacere di cimentarsi in tutti i campi dello scibile e della scienza. Questo è stato sempre un po' il messaggio che ha trasmesso ai figli, ma anche mio padre a noi, cioè quello di impegnarsi allo stremo delle forze su una cosa per ottenere dei risultati. È stato per me un secondo padre. Lui diceva: te sei il mio bimbo, il mio figlio. Si arrabbiava quando uno gli portava il disegno già tutto finito, voleva vedere tutta la storia da... Stimatissimo Sergei Sikorsky, ho ricevuto la sua gradita lettera che mi ha donato un piacere indicibile. Io sono affetto da una rara elicotteropatia e quando una persona come lei si ricorda di me si addolcisce un po' con l'anima del mio animo. Non dimenticherò mai il modo in cui suo padre mi ricevette a Filadelfia nel corso della conferenza mondiale di elicotteristica del 1948, riconoscendo pubblicamente alle mie invenzioni il merito delle sue successive fortune. Quello che però suo padre non ha mai saputo è che, al ritorno in Italia, raccontai quanto negli Stati Uniti l'industria stesse investendo nel volo verticale. Ma si vede che, a parte le eliche a passo variabili che hanno equipaggiato quasi tutta l'aviazione italiana e lo scooter Vespa di cui ancora oggi solo in Italia se ne costruiscono 1000 al giorno, ho sempre sbagliato i tempi, arrivando nei posti qualche attimo prima che servisse quello che avevo ideato. O forse i tempi li ha sbagliati il paese, ma a me comunque è toccato il boccone amaro. Ringraziandola ancora della sua preziosa lettera, mi permetto di chiederle un favore. Siccome nonostante i miei 83 anni e mezzo non sono ancora rimbambito, le sarei molto grato se volesse sottopormi qualche vostro problema tecnico elicotteristico da risolvere. Sia chiaro, assolutamente senza alcun compenso. Sarei ampiamente compensato dalla soddisfazione di studiare un argomento per me interessantissimo. Suo affezionato, Corradino d'Ascanio. Corradino d'Ascanio nasce a Popoli, è un paese che si trova in una gola piuttosto selvaggia, dove dominano i venti. Infatti lui si ispira e pensa a come possa essere possibile volare. Studiava i voli delle rondini che avevano un nido sul terrazzo di casa e che però andavano sempre a sbattere su questo terrazzo, non so per quale motivo, e quindi molte cadevano anche morte su questo terrazzo. Fin da bambino volare era per me il sogno più bello e più accarezzato. Però restavo a guardare le rondine e le invidiavo. Quando poi mio padre, appassionato cacciatore, portava a casa dei colombi, li esaminavo, studiavo le loro arie. Un giovinetto, ragazzino di 10-12 anni, infatti, comincia a costruire delle ali insieme al cugino. Con questo cuginetto incominciò a pensare di costruire realmente delle ali per provarle. Erano di legno con le lenzuola di casa, la sua idea era quella di utilizzare queste lenzuola di lino di casa. E questa zia racconta, dice, quando a Corradino venivano in mente delle cose andava assecondato. Queste ali sono fatte di stecche in legno con delle canne sagomate per dare il profilo alare e all'interno, diciamo, per contrastare l'azione del vento, erano state riempite di carta di giornale accartocciata. Costruì queste ali e insieme a questo cuginetto, invitò il cuginetto a buttarsi dalla montagna vicino a Popoli. Poi questo cuginetto mollò a un certo punto la presa delle ali perché se la vide brutta e lui lo rimproverò molto, e questa zia racconta, dice, si arrabbiò moltissimo Corradino perché lui gliel'aveva detto, non mollare, te l'avevo detto, mannaggia.
Lui stesso scrive che era riuscito a fare a volte fra i 15 e i 20 metri di volo. Qualche volta era anche caduto, infatti diciamo qui a Popoli c'è questo personaggio che all'epoca, questo ragazzino insomma, che andava saltellando con queste ali, era vista come una persona un pochettino strana, diciamo, qui a Popoli. Nel 14 si laurea in ingegneria e si arruola come volontario nell'Arma del Genio, battaglione aviatori. L'aeronautica come arma militare allora non esisteva, sarà fondata poi da Italo Balbo. Ed è proprio in questa occasione che lui riesce, per esempio, a sbloccare dei motori i cui meccanismi si congelavano in volo e rappresentavano un enorme pericolo per i piloti che non potevano atterrare, addirittura precipitavano, eccetera. Ma in quel frattempo lui incontra un altro personaggio abruzzese, Pomilio, formatosi anche lui nell'Istituto Tecnico di Chieti, il quale Pomilio aveva impiantato a Torino una industria aeronautica che forniva l'esercito. Questa società di Pomilio avrà una vita, diciamo, breve perché viene assorbita proprio come, volontà politica del tempo dall'Ansaldo e i Pomilio si spostano negli Stati Uniti. Subito dopo il congedo, e quindi alla fine della guerra, con Pomilio si trasferisce in America, a Indianapolis, e fondano una società, la Pomilio Brothers Company. E tuttavia siamo anche alla fine del periodo bellico e le commesse man mano cominciano a esaurirsi. C'è la necessità, sia per il Pomilio che per D'Ascanio, di trovare strade che possano portare ad un'economia, una progettazione di pace, non più di guerra. Le prospettive ci sono, le possibilità ci sono, ma tardano ad aprirsi degli orizzonti. Sono tornato a Dayton da qualche giorno assolutamente disgustato da quell'ambiente. Sono tornato ora a New York accarezzando l'idea di abbandonare per ora l'ingrata aviazione. Torna in Italia, si ristabilisce a Popoli, dove comincia un'attività libero-professionale. Questo è il Palazzo D'Ascanio a Popoli, il palazzo dove l'ingegner Corradino D'Ascanio è nato, per poi ritornare, dopo l'esperienza americana, dagli Stati Uniti, dove qui, sempre all'interno di questo palazzo, nei piani bassi, ha messo uno studio di ingegneria. Gli vengono commissionati diversi lavori, per esempio sugli acquedotti, sulle strade, ponti, eccetera, che lui esegue per il comune, per la provincia, insomma per tutta una serie di istituzioni. Il suo obiettivo era quello di impiantare una industria aeronautica. Per questo allora trova un finanziatore, il barone Troiani, il quale finanzia tutte le sue ricerche e punta direttamente sulla realizzazione di prototipi dell'elicottero. Un progetto ambizioso, pionieristico, per non dire quasi visionario, se pensiamo alle condizioni sociali-economiche dell'Abruzzo dei primi decenni del Novecento. In questo palazzo è stato ritrovato l'archivio del barone Troiani. Lo chiamiamo con termini moderni un archivio d'impresa. Il barone infatti era il mecenate che si occupava della parte commerciale dei prodotti progettati dall'ingegnere D'Ascanio. Corradino D'Ascanio è una persona dal cervello in ebollizione e dalla fantasia spiccata, per cui alcune cose le fa per necessità, tipo le collaborazioni con Camprone, altre le fa perché gli vengono naturali.
Ci sono stati diversi progetti, come ad esempio la macchina elettropneumatica per la schedatura dei documenti, che permetteva di rintracciare rapidamente dei documenti elettropneumatiche, quindi ad aria compressa. Ed è una macchina, a vederla, che sorprende, è enorme ovviamente, però è un qualcosa di straordinario, perché almeno noi non abbiamo trovato notizia di macchine simili in quegli anni. Oppure il forno per pane e pasticceria elettrico, anche tutti i meccanismi aeronautici, l'inclinometro universale. Credo che di brevetti ne siano poi stati scoperti tanti, tipo, anche questo l'ho scoperto da poco, il rivelatore di velocità per fare le multe che oggi prendiamo tutti nell'autostrada. L'intento di D'Ascanio era quello il suo fine era l'elicottero, però giustamente bisognava guadagnare qualcosa, per cui la loro collaborazione ha interessato tantissimi altri progetti, altri brevetti che permettevano comunque di finanziare la società. Qual era il progetto? Il progetto era che queste invenzioni venissero acquistati, i brevetti e poi la realizzazione, dalle imprese, perché lui disegnava, progettava, inventava affinché poi le imprese private producessero queste nuove macchine assolutamente innovative e straordinarie, però paradossalmente erano troppo nuove. Ovviamente D'Ascanio ha già fatto disegni, ha fatto progetti di tutti i componenti di questo apparecchio che servirà a volare verticalmente. È ovvio, aveva bisogno di officine molto più grandi e quindi si appoggia all'officina di Camplone a Pescara, dove realizza i suoi primi veri elicotteri. D'Ascanio, come dire, si sdebitava del lavoro della fonderia, creando anche strumenti utili per la lavorazione della fonderia. E lui fa degli studi D'Ascanio che poi diventano brevetti e che lui consegna a Camplone. E dirà D'Ascanio in una sua memoria che i mezzi utilizzati per la costruzione del primo elicottero erano meschinissimi ed si utilizzavano i cascami delle produzioni della fonderia proprio per assemblare l'elicottero. Le sperimentazioni dei meccanismi che D'Ascanio disegna avvengono nel cortile della fonderia Camplone. Addirittura D'Ascanio e Troiani nelle prime esperienze pilotano questo elicottero. Non è ancora un elicottero, è un prototipo che rivela sin da subito le difficoltà dal punto di vista tecnico, perché l'elicottero si avvita su se stesso e D'Ascanio studia su questo particolare, come contrastare l'effetto dell'avvitamento, e riesce a trovare la soluzione. Ne fa proprio un vero e proprio brevetto, per cui l'invenzione, la famosa invenzione dell'elicottero, in realtà è una serie di ricerche che si sommano, si integrano, si perfezionano uno stesso meccanismo fino ad arrivare al DAT-3, che poi sarà il prototipo che volerà. Lui capì che era fondamentale che il rotore, quindi le pale, avessero un passo ciclico. Il passo è quanto la pala è inclinata e quindi quanta aria in un certo senso mangia quando va avanti. È chiaro che quando l'elicottero è fermo, la pala che sta andando in avanti verso l'elicottero mangia la stessa aria che va indietro. Quando l'elicottero si sta muovendo, la pala che va avanti mangia più aria di quella che va indietro perché si sommano le velocità. Quindi le pale dell'elicottero in realtà fanno in continuazione questo movimento qui. Cioè ciclicamente cambiano il passo, perché l'ala che va avanti, la pala che va avanti, deve avere un'inclinazione minore rispetto alla pala che sta venendo indietro.
l'importanza dell'invenzione di D'Ascanio è avvalorata da quello che dissero poi e da quello che hanno fatto poi Sikorskij e Bell, quindi chi in Russia e chi negli Stati Uniti, seguendo le indicazioni di D'Ascanio. L'hanno poi sviluppato magari tecnicamente in maniera diversa, ma l'idea è quella. E tuttora, se uno guarda con attenzione un elicottero, vede che accanto all'asse principale di rotazione ci sono delle aste che si muovono su e giù e che fanno sì che le pale dell'elicottero cambiano il passo in continuazione. Quindi la primogenitura è assolutamente di D'Ascanio e riconosciuta anche da Sikorskij. Quando lui ritiene che i meccanismi siano perfezionati e adatti per il volo, coglie la palla al balzo di un concorso dell'aeronautica militare per un elicottero italiano, per la costruzione di un elicottero italiano. Partecipa con alterne vicende, perché anche lì diciamo che ci sono difficoltà per accedere, perché ci sono forze contrastanti, corsie privilegiate, eccetera, e loro non hanno grandi appoggi, almeno D'Ascanio non ne ha. Alla fine però questo elicottero viene preso in considerazione, viene accettato, l'aeronautica comincia a stanziare dei fondi per la costruzione di un prototipo ufficiale. I lavori vengono effettuati non più alla fonderia Camplone, ma presso il campo di volo di Ciampino Nord, nelle officine, negli hangar di Ciampino. Roma, riviviamo il passato, 1930. L'elicottero D'Ascanio, primizia italiana, ha intenzione di andare a visitare le nuvole. Il giorno dell'ala italiana era una giornata di propaganda del mondo aeronautico. E quindi se l'elicottero D'Ascanio era il giorno dell'ala, vuol dire che ha già un ruolo di rilievo, è già importante come realizzazione. I primati verranno 2 o 3 mesi dopo. Nell'ottobre del 30 diventano primati internazionali di distanza, durata e altezza. Sono omologati e quindi diventano un oggetto di non solo di curiosità, ma anche di diffusione su tutta la stampa. Sono giornali che scrivono paginoni, Domenica del Corriere. Mette l'Italia sotto gli occhi del mondo, sotto l'attenzione, ecco, dirotta l'attenzione del mondo verso l'Italia. Però, stranamente, dopo questo c'è il silenzio. Cioè questo elicottero realizzato con i fondi dell'aeronautica, militari, eccetera, quindi è un prototipo che poi deve essere sviluppato, deve essere industrializzato. E invece si ferma tutto. C'è un conflitto enorme ad alti vertici su come indirizzare la politica del volo, dell'aeronautica, delle scelte aeronautiche in Italia. Siamo in regime del fascismo, ma vi assicuro che parlare di dittatura sembra una barzelletta, perché in realtà c'era un conflitto, una guerra sotterranea fra le alte cariche, soprattutto in campo militare, che costituivano dei muri invalicabili. C'è il generale Crocco, che è un personaggio, almeno a detta di D'Ascanio, che è assolutamente contro lo sviluppo dell'elicottero. Proprio lui lo osteggia in maniera totale e praticamente D'Ascanio lo scrive in alcune lettere, fa delle accuse molto esplicite.
E poi c'è invece il sottocapo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio Giulio Valli, che è una persona assolutamente favorevole, che cerca di favorire questo sviluppo dell'elicottero, però più di tanto non si può esporre. E D'Ascanio, che dopo i primati è veramente molto galvanizzato, è una persona che dice: finalmente mi viene riconosciuto quello che io sono in grado di fare. Scrive ai figli e dice: adesso sapete che io non sono un povero pazzo, non mi sono illuso in questi anni, ma sono una persona che ha capito il valore di questo nuovo strumento, di questo apparecchio, perché mi viene riconosciuto ufficialmente. Comincia però a vedere un po' a verificare che le porte sono chiuse, che questo stesso apparecchio non si ha intenzione di produrlo, di svilupparlo. Da dire questo, che l'elicottero era uno strumento, un apparecchio di appoggio veniva chiamato, cioè era un apparecchio che aveva, non intenti bellici ovviamente, non poteva essere un elicottero da bombardamento, però serviva da collegamento per esempio per la Marina, per i collegamenti tra le flotte e la terraferma, per il trasporto di persone, di viveri, di malati, di tutto quello che può essere trasportato e che può essere necessario per la vita, la quotidianità. Quindi, essendo un apparecchio di appoggio, poteva essere un po' interforze, cioè poteva essere utilizzato sia dalla Marina che dall'esercito, eccetera, eccetera. Questa cosa un po' disturbava il mondo aeronautico, come se fosse potesse essere sfuggire, ecco, a un dominio, un controllo dell'aeronautica. Il barone Troiani ha molte amicizie, lui è un barone, frequenta l'aristocrazia romana, conosce molte persone, però tutto sommato, l'idea che io mi sono fatta, che è un uomo tutto sommato molto ingenuo. Tutti gli promettono raccomandazioni, non ti preoccupare, andremo avanti, faremo, però in realtà poi le porte sono chiuse, perché le decisioni sono talmente in alto che non è possibile neanche con le sue amicizie aprire le porte. Quindi il barone Troiani è arrabbiatissimo, perché tra l'altro lui ha investito moltissimi milioni e quindi ha un impoverimento. D'Ascanio ha investito tutto quello che aveva, tutto quello che guadagnava con l'attività privata, lui immetteva. La società si chiude con un forte indebitamento. D'Ascanio e i Troiani si dividono i brevetti, ognuno prende dei brevetti, non con uno stato d'animo sereno. Ci saranno anche delle code di tipo legale, però poi alla fine nel 1932 le cose in qualche maniera si appianano. È come se si chiudesse una fase della vita. In realtà quello che D'Ascanio contestava a Troiani era una gestione politica, diciamo, dell'invenzione. Purtroppo c'è da dire anche questo, che D'Ascanio è sempre stato molto avanti e spesso, anche in altre occasioni, e non soltanto per lui, è valso il problema di essere troppo avanti e non giusto per quei tempi. Bastarono in realtà pochi anni e l'interessamento di stranieri, cioè come molte cose anche in Italia, il fatto che poi gli stranieri si interessino allora ci fa venire in mente che forse l'idea era veramente giusta e che dobbiamo perseguirla e portarla avanti. D'Ascanio sposa Paola Paolini nel 17, è una donna che non ha niente a che fare con il mondo tecnologico, perché ha una formazione musicale, credo abbia fatto il conservatorio. È di una buona famiglia popolese. Per poter parlare con questa ragazza anche di sera, perché come voi potete immaginare, in quei tempi era sconveniente che una ragazza potesse uscire di sera
per passeggiare con il fidanzato. Allora, per poter parlare con lei, lui si era connesso con un apparecchio telefonico, aveva costruito, connettendosi alla linea elettrica, che di notte non funzionava ovviamente. Quindi lui che cosa faceva? Si era collegato, aveva sfruttato la rete elettrica come cavi telefonici, aveva costruito 2 radioricevitori che, collegati alla rete elettrica, gli permetteva di parlare con la sua all'epoca fidanzata, quindi una specie di telefono. La vita di Paola Paolini è stata molto difficile, anche se emerge una figura di una donna molto dolce, molto un po' come le donne abruzzesi, abituate ai sacrifici, abituate a sopportare in silenzio, perché da Ascanio nel 17 è ancora a Torino, poi subito dopo va in America e la moglie lo segue, però non stanno nella stessa città, per cui c'è una fitta corrispondenza di di scambio di telegrammi proprio quotidiani. Quotidianamente loro dicono: verrò questa sera, domani non verrò perché mi trovo a New York, eccetera, eccetera. Molto carini, molto belli. Poi nascono questi 2 figli, Giorgio e Giacomo, e l'affettività che è riservata solo alla moglie Paola diviene un'affettività molto più ampia, dedicata a questi figli. I sacrifici che loro fanno, sia i figli che la moglie, veramente devo dire con grande coraggio la moglie affronta questa situazione di sacrificio che perdura per anni, non è solo di un periodo. Un racconto che mio padre ci faceva, che era così interessato, no, a correre dietro a questo sogno, che addirittura a volte nell'ora di pranzo portava mio padre e mio zio a casa del fratello, cioè dello zio Peppino, con una scusa che doveva andare a parlare con qualcuno, e poi così ai bambini, insomma, a qualcuno gli dava da mangiare, ecco. E questo è vero, è proprio che non c'erano le cose da mangiare, ecco. Tutto veniva investito per questo sogno che era l'elicottero. Lui di Paolina era innamorato pazzo. Era proprio una bella storia d'amore, gli faceva fatica a starle lontano quando è andato in America, eccetera. Quindi la morte improvvisa, no, per questa malattia che ai tempi appunto non c'era la penicillina, quindi è morta di una stupidaggine. Oggi è stato proprio per lui una tragedia. La tomba di famiglia, che poi è nata per Paolina, è stata disegnata da lui ed è una colonna spezzata, proprio per questa morte improvvisa della moglie. Quindi lui fece il disegno, la fece costruire e poi è diventata la cappella di famiglia. Seguendo le varie fasi della lavorazione di motori per aeroplani, in una grande officina i cui ampi locali vedono avvicendarsi senza interruzioni nei turni di lavoro le squadre di maestranze specializzate. Viene così assicurato il costante ed imponente incremento qualitativo e quantitativo delle nostre forze aeree. La Piaggio ha dei problemi, ha delle commesse da parte dell'aeronautica, però ha dei problemi sulle eliche. E D'Ascanio aveva fatto all'incirca dopo il 31 lui aveva continuato con i brevetti, con gli studi sul volo, eccetera. Aveva individuato un tipo di elica importante, perché verrà poi chiamata l'elica a passo variabile in volo. Qui siamo di fronte proprio a un sistema di elica a passo variabile, dove possiamo vedere tutto il sistema completo di correzione del passo, quindi il comando, il braccio che è fermato alla pala, e questo manicotto che, venendo spostato in avanti e indietro, attua la correzione del passo. La Piaggio allora, sapute delle ricerche di Corradino D'Ascanio, stava sviluppando un nuovo aeroplano
e l'ingegner Pegna, che era il progettista di questo aeroplano, convinse Enrico Piaggio a contattare Corradino d'Ascanio e gli offrirono un rapporto di collaborazione. D'Ascanio, inventando l'elica a passo variabile, ha fatto sì che si potesse avere l'accoppiamento perfetto tra la velocità e quindi il numero di giri del motore e le performance della pala, perché sappiamo che la pala stessa ha un profilo alare e quindi ha dei punti ottimali di funzionamento in funzione anche della velocità dei giri. La correzione dell'inclinazione di questa parte qui permette quindi anche di portare il motore su di giri e quindi al punto di funzionamento ottimale del motore, dopodiché agendo sulla correzione del passo, per quello l'elica a passo variabile, di aumentare la trazione dell'elica stessa. La collaborazione di D'Ascanio con Piaggio prevedeva l'impegno di D'Ascanio su tutta la produzione Piaggio, ma parallelamente anche le sperimentazioni sull'elicottero, e questo sia Rinaldo prima che Enrico Piaggio glielo consentono. Quindi dal 1936 fino al 1952 D'Ascanio disegna e sperimenta diversi progetti di elicottero. Furono costruiti dei prototipi che hanno svolazzato qua nello stabilimento di Pontedera, che avevano delle eccellenti caratteristiche, ma di nuovo avevano bisogno di un affinamento progettuale, di grossi finanziamenti che la Marina, perché attenzione, allora l'elicottero era richiesto più dalla Marina che dall'aeronautica. Ci fu una disquisizione su cui doveva finanziare questo progetto, di fatto non ne fu fatto di niente e il progetto fu accantonato. Giustamente, credo, fu deciso poi di abbandonare, anche se sappiamo che l'abbandono vero fu dovuto a un incidente in fase di test di un velivolo, però in realtà quello fu un po' una scusa presa poi da Enrico Piaggio per dare veramente fine all'avventura dell'elicottero qui a Pontedera. Lui visse quasi in diretta l'incidente perché vivendo a Pisa lui stava tornando in macchina con mio padre verso Pisa quando, passando davanti alla pista di volo, videro in diretta l'incidente. E lui proprio disse: mi dica che non è vero, mica, e non è vero, perché capì in quel preciso istante che era finita l'avventura, la sua avventura dell'elicottero. Piaggio dovette fare una grossa scelta. Scrisse una lettera a mio padre, che allora era direttore generale della Piaggio, sottolineata con la frase sottolineata con la matita copiativa viola, che c'è ancora questa lettera negli archivi, in cui dà ordine a mio padre di rottamare l'elicottero perché lui non ne voleva più sentir parlare. E questo fu un colpo molto doloroso per D'Ascanio, perché il suo amore di sempre, che poi ha coltivato fino agli ultimi momenti di vita, è stato l'elicottero. Di questa vicenda non se ne parlava in casa.
ne parlavano tra tecnici, tra addetti ai lavori, no? Quindi mio padre, mio zio, erano tutti ingegneri, eccetera. Però ecco, dai racconti loro uno sconforto proprio come se fosse sangue del proprio sangue, ecco, come potesse essere, non dico un figlio perché, ok, però insomma una parte di sé, ecco. Corradino d'Ascanio, dopo questo primo rapporto di semplice collaborazione, fu assunto da Piaggio come responsabile della progettazione dell'elica a passo variabile e subito dopo divenne capoprogetto aeronautico della Piaggio, ruolo che ha ricoperto fino all'ultima guerra e fino alla nascita della Vespa. Perfetto l'atterraggio dell'aereo da turismo che porta il dottor Enrico Piaggio e che è stato ideato e costruito nei complessi industriali di Finale Ligure. Nei primi anni della guerra mondiale lo stabilimento di Pontedera era prevalentemente uno stabilimento militare. Qua venivano prodotti cacciabombardieri utilizzati dalla nostra aeronautica militare. E quindi con l'avanzare dal sud verso il nord del fronte degli alleati ci furono le prime decisioni di spostare a Biella alcuni reparti critici, e questo però non fu sufficiente a garantire la sopravvivenza dello stabilimento, che fu praticamente distrutto dai bombardamenti alleati del 1944 e successivamente la distruzione fu completata dalle truppe tedesche in ritirata che non volevano lasciare agli alleati uno stabilimento militare. Pontedera. Il vecchio stabilimento Piaggio fabbricava motori per aerei. Gli aerei l'hanno distrutto. In gran parte illeso invece il villaggio per gli operai e gli impiegati. Enrico Piaggio aveva intenzione di ricostruire questo stabilimento, di investire nello stabilimento, ma si pose il problema di cosa produrre. Riniziare a produrre aerei? Chi li avrebbe comprati? Produrre treni? Di nuovo, chi li avrebbe comprati? Le aeronautiche militari e civili di tutta Europa erano distrutte, le ferrovie erano in situazioni disastrose e quindi impiegare 12.000 persone di qualità a produrre degli oggetti di scarso valore tecnologico sarebbe stato un non senso. Qui, diciamo, si dimostra tutto l'intuito e tutta la grande capacità imprenditoriale di Enrico Piaggio, che ebbe la felice intuizione di riconvertire questi stabilimenti e di produrre qualcosa di totalmente nuovo. Ed è così che è nata la Vespa. Bolliamo anche noi la nostra cartolina all'orologio con questi 2000 che vanno al lavoro. Attraverso i misteri della fabbricazione indovineremo la nascita di una macchina a noi familiare. Enrico Piaggio, uomo estremamente curioso, sapeva che erano stati sviluppati dei piccoli veicoli, specialmente negli Stati Uniti. Aveva personalmente visto delle piccole motociclette, diciamo, uscire dalle pance delle fortezze volanti americane, piccoli veicoli che venivano utilizzati per gli spostamenti, diciamo, negli accampamenti militari. E ebbe l'intuito di capire che l'Europa del dopoguerra aveva bisogno di un piccolo mezzo economico per permettere la mobilità della popolazione che usciva da un periodo tanto disastroso. E la sua grande capacità venne fuori da come lui riuscì a dare ai suoi progettisti il profile book di questo progetto. Lui infatti disse: io voglio un piccolo veicolo economico che possa essere guidato sia da un uomo che da una donna. Gli aneddoti dicono che lui disse da un uomo, da una donna e da un prete, proprio per il significato che doveva essere facilmente inforcabile, quindi non doveva avere il motore centrale, non doveva avere la catena di trasmissione perché era difficile da rimettere a posto nel caso quando salta, le donne non potevano farlo, doveva essere protetto da uno scudo perché le strade a quei tempi erano piene di fango, piene di acqua. La prima persona a cui Enrico Piaggio dette l'incarico di sviluppare questo veicolo fu l'ingegnere Spolti, che allora era a Biella e che presentò dopo pochi mesi un prototipo, quello che noi chiamiamo Papery, che aveva delle valide soluzioni tecniche e anche un aspetto abbastanza piacevole nonostante quella
il copriruota anteriore che lo fece assimilare a un papero, da cui il nome Paperino, però che non rispondeva pienamente alle esigenze che erano state fatte presenti da Enrico Piaggio, cioè aveva ancora il motore centrale e non permetteva un facile scavalcamento da parte di chi portava una gonna. A questo punto Enrico Piaggio decise di coinvolgere nella sua idea Corradino d'Ascanio. Appena passato il cataclisma della guerra, il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti, e naturalmente io all'idea di progettare un oggetto nuovo mi sono entusiasmato moltissimo. Quando Piaggio gli dette l'incarico di sviluppare questo mezzo a due ruote, lui pretese di avere carta bianca, perché era una persona orgogliosa, e giustamente, anche perché aveva avuto e aveva delle idee veramente illuminate, e quindi pretendeva comunque di poter partire sempre dal foglio bianco. Ho messo un parafanco dal sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Sulla base di un input di Piaggio lavora utilizzando le tecnologie aeronautiche, per cui nasce la Vespa, che è un prodotto aeronautico, non c'è niente da fare, perché la carrozzeria è portante, è la stessa filosofia progettuale e costruttiva di un'ala di un aereo, cioè robusta e resistente. L'ala è fatta così, è leggera, perché l'ala deve essere anche leggera. Per cui la Vespa non è un prodotto della meccanica ciclistica tradizionale, ma è un prodotto di derivazione aeronautica. La sospensione anteriore, la leggenda narra che c'era nel campo di aviazione abbandonate le sospensioni anteriori di un monoelica. In realtà non è così, per cui presero quelle sospensioni e le applicarono alla ruota anteriore della Vespa. Non è assolutamente così. Lui copiò quella concezione progettuale che lui stesso aveva ideato e la fece di dimensioni più adatte a un veicolo come la Vespa e la applicò alla sospensione anteriore della Vespa, ed è rimasta così per anni, perché non riuscivano a farne una meglio. Altra particolarità nuova è stata quella di rendere queste ruote smontabili non come nelle normali motociclette che sono montate a forcella con un perno trasversale, così che in caso di foratura della gomma è necessario sfilare il perno e togliere la ruota e quindi smontare. Mentre qui si è realizzato un sistema analogo a quello che è usato ampiamente sui carrelli degli aeroplani, in cui la ruota è messa a sbalzo così che può essere agevolmente smontata analogamente a quello che si fa sull'automobile. Quando lui racconta come ha inventato la Vespa, lui in modo veramente geniale dice che la prima cosa che lui disegna della Vespa è un uomo seduto e intorno ci costruisce la soluzione tecnologica. E non è il contrario, come normalmente succede. Costruisco una soluzione tecnologica e poi cerco di adattarla alle esigenze dell'utente. No, lui fa esattamente il contrario, che è una concezione della progettazione ultramoderna. Quindi il prototipo, l'MP6, fu approvato praticamente subito da Enrico Piaggio perché aveva tutte le caratteristiche che venivano richieste, rispondeva perfettamente al profile book che gli aveva dato, allo studio di marketing che Enrico Piaggio da solo era riuscito così abilmente a fare. Una delle più popolari motorette nasce qui a Pontedera. Il silenzio della notte, rotto solo dai passi cadenzati del guardiano, avvolge la grande fabbrica. Centinaia di scooter, la produzione di un giorno, attendono di iniziare la loro vita tumultuosa. L'inizio della produzione della Vespa in serie è dell'aprile del 1946.
La Vespa era praticamente uguale al prototipo di Corradino d'Ascanio, l'unica modifica era un miglioramento del sistema di raffreddamento del motore, fu infatti aggiunta un'elettroventola, mentre nel prototipo era solamente raffreddamento naturale. Dopo il piazzamento dei primi quantitativi ci fu un momento di indecisione, in quanto sembrava che il veicolo stentasse ad essere accettato. Di nuovo Enrico Piaggio ebbe la grande forza di carattere di dire: io credo nella validità del prodotto, quindi si prese lui la responsabilità diretta di lanciare un lotto di produzione importante che fu piazzato, ebbe successo, e da lì è iniziata la storia del successo mondiale della Vespa. Una delle altre grandi intuizioni di Enrico Piaggio è che il veicolo non avrebbe dovuto essere solamente un veicolo nazionale italiano. Già alla fine degli anni 40 Enrico Piaggio creò una serie di licenziatarie in tutto il mondo. Negli anni 40, 50, 60 licenziatarie Vespa esistevano in ogni continente. Tutti iniziavano ad apprezzare la Vespa e grazie anche alla partecipazione della Vespa a film di successo tipo Vacanze romane con Audrey Hepburn, la Piaggio è diventata rapidamente il simbolo della mobilità individuale di tutta una popolazione mondiale. Per andare al mare vedevi la famiglia intera seduta sulla Vespa, il papà, la mamma, il figlio più grande sulla pedana anteriore, l'altro in braccio alla mamma e la cesta nel portapacchi per fare il picnic. Era il tuo complice nei primi contatti con la tua fidanzata, poi quando ti sposavi facevi il viaggio di nozze in Vespa, se ne avevi voglia. E quindi partivi, te, tua moglie, con la valigia di cartone, con le pecette dei vari alberghi, e raggiungevi Parigi per un sogno d'amore che si era concretizzato con la Vespa. Si parlava mai di Vespa, fondamentalmente perché la Vespa è Piaggio e non è d'Ascanio, anche per noi era così. E poi perché a lui non la riteneva una grande, l'aveva fatta perché gliel'avevano chiesta in quel momento storico, era utile, ecco. Le cose si fanno perché sono funzionali, utili e servono a qualcosa. Anche io, molto incautamente, mi permisi di dirgli: ingegnere, ma guardi che lei è conosciuto in tutto il mondo per la sua Vespa. E l'ingegnere mi disse: senti, D'Amato, a me la Vespa mi ha punto. A che gli chiesi: ma in che senso, ingegnere? Vede, D'Amato, se quel giocattolo non avesse avuto lo sviluppo che ha avuto, Enrico sarebbe andato avanti. Quindi a causa di quel giocattolo io non ho potuto avere l'elicottero. Lui non è che non mostrasse molto orgoglio, perché poi in fin dei conti, insomma, la Vespa è sua come invenzione, insomma. Però a lui c'aveva il cuore all'elicottero. Allora,
io chiaramente percepivo il nonno ideale, perché era un nonno affettuoso, un nonno attento ai bambini, che non è sempre scontato, quindi era molto attento ai giochi, per esempio. Dopo pranzo ci si fermava a tavola fino alle 5 perché lui faceva i giochi di prestigio soprattutto per i bambini, ma anche per gli altri, ma insomma noi ci intrattenevamo a bocca aperta, quindi attentissimo. Luna Park, mi portava con le mie amiche, eccetera. Poi da 70 anni si è risposato con questa signora molto carina che si chiamava Amalia, e anche con lei è stata una storia particolare, nel senso che si frequentavano, poi una mattina ha detto ti passo a prendere e ci andiamo a sposare. Questo si narra, con un mazzo di fiori, insomma, o gliel'ha detto il giorno prima, ecco. E quindi erano presenti al matrimonio, credo mio padre e mio zio, e basta. Mi ricordo che lei era accogliente come lui, perché i pranzi per il suo compleanno, ma anche i pranzi di famiglia erano sempre una grande festa, noi ci andavamo proprio volentieri, non c'erano i discorsi dei grandi, che no, i bambini si annoiano andare ai pranzi perché poi parlano i grandi, no, noi eravamo molto protagonisti. E il nonno, io proprio ho memoria di un nonno affettuoso, ecco. Veniva tutti i giorni in Piaggio con i suoi fasci di disegni nei corridoi. Io ricordo ancora, ero un giovane ingegnere, sono entrato all'inizio del 72 e lo ricordo ancora in questi corridoi mentre aspettava di parlare con i vari tecnici, circondato da noi giovani ingegneri che lo vedevamo come un mito, che ci raccontava tutte le sue idee, tutti i suoi progetti. Qualcuno era un po' folle, devo dire, però erano tutti innovativi e creativi. Ma non solo questo, lui era in pensione. Io ricordo molto bene che mio zio, che allora era decano dei professori dell'Accademia Navale di Livorno, mi raccontava che una volta alla settimana arrivava a Corradino d'Ascanio con i suoi progetti di miglioramento delle attrezzature dell'Accademia Navale, miglioramento delle navi, dei sistemi di puntamento. Lui produceva di tutto, voleva inventare tutto. Quindi questo è stato così fino alla sua scomparsa. Si fermava alle fermate dell'autobus con persone sconosciute chiedendo ma che cosa state facendo? Aspettiamo l'autobus. Ah no, ma non vi preoccupate, vi porto io. Cioè l'idea di una persona che aspetta l'autobus era talmente una perdita di tempo anche per persone sconosciute che gli sembrava inconcepibile, e quindi le caricava anche persone appunto sconosciute e le portava dove dovevano andare. Sicché ero lì la notte che la stavo lavorando, mi sento toccare nelle spalle, mi giro, era l'ingegner D'Ascanio. Dice, ingegnere, che fa quest'ora alle 3 di notte qua? Dice, sono venuto qua a salutarti, a conoscerti e poi ti ringrazio di quello che hai fatto, perché finalmente ho trovato uno che mi ha fatto il pezzo come io l'avevo disegnato. Era un personaggio molto di grande fantasia, insomma, di grande genialità, ma questa genialità che si può esprimere anche giocando con dei ragazzi, con dei bambini. Poi noi eravamo bambini sostanzialmente, cioè la genialità del saper inventare i giochi per i bambini, che anche questo la dice lunga, insomma, sulle sue capacità inventive, insomma. Voi sapete che 2 anni dopo la Vespa è nato l'Ape, un'altra invenzione di Corradino d'Ascanio. Non è semplicemente una Vespa con un carretto dietro, ha delle soluzioni tecniche geniali. Nel 1949 nasce il Moscone, uno dei primi fuoribordo, la Vespa del mare. Poi nasce il Pentarò, che è un'ape a 5 ruote. Poi nel 1955 il primo ciclomotore, quindi è tutta un'effervescenza di idee di Corradino d'Ascanio. Sibila al fischio, e l'eco ripeter si intende nel piano che verde si stende.
È un grido d'allarme a cui segue un rumore di ruote e lanciante sbuffate vapore. Ma ecco che lontano lontano è avvistata la bella macchina da me guidata, essa passa in trionfo, veloce e ardita, trainando una serie di carri infinita. Avanti, o bel treno che porti dolori, ricchezze e conforti, siamo giunti alla meta con l'anima lieta.